Ciao ragazzi, oggi vi voglio presentare il servizio footback, cioè il servizio con le gambe larghe. Allora, sono tre cose importantissime, tre fasi del movimento: la fase di preparazione, la fase di accelerazione e il finale. Allora, iniziamo con la fase di preparazione. La cosa più importante nella fase di preparazione è la piccola torsione del tronco verso l'atto dominante, cioè se io gioco con la mano destra verso il mio lato destro, cioè questo di accompagnare il braccio sinistro lateralmente, vedete, con il tronco, senza fare nulla con le gambe. Allora vi faccio vedere, ecco. Un'altra cosa importante è la sincronizzazione tra il lancio e il piegamento, cioè quando il braccio sinistro, dopo aver fatto la torsione, deve salire, io in quel momento devo cominciare a piegarmi, guardate, in tal modo che il braccio arrivi su. Quindi è molto importante sincronizzare il piegamento con il braccio sinistro che va su, quindi con il movimento del lancio. Guardate un attimo questo. Quindi quando arrivo qui, vedete, non faccio nulla. Da qui in su comincio a piegarmi e a piegare anche il braccio dominante, il braccio destro. Oltre alla fase di sincronizzazione tra la salita del braccio sinistro e il piegamento, un'altra cosa molto importante per la preparazione, la fase di preparazione, è la torsione ulteriore del tronco mentre io mi sto piegando. Quindi non devo fare solo questo, quindi prima rotazione del tronco, salita del braccio sinistro, braccio non dominante insieme al piegamento, senza ruotare ulteriormente il tronco. Questo, e quando arrivo all'ultimo pezzo comincio a torcere un pochettino, a ruotare un altro po' il tronco. Una volta arrivati giù, quindi pronti per esplodere, una cosa importantissima nella fase di accelerazione è la spinta esplosiva delle gambe. Allora, io quando devo salire, non devo salire lentamente e poi accelerare il braccio, ma devo dare una spinta al braccio, una velocità al braccio attraverso la spinta esplosiva delle gambe. Cioè questo. La preparazione è sempre più lenta della fase di accelerazione perché devo caricare un po' più lentamente per poter dopo esplodere quando devo colpire la palla. Uno, qui, e da qui devo spingere velocemente con le gambe. Quindi questa spinta delle gambe mi aiuta a essere molto più fluido nel movimento, a dare velocità, a prendere velocità dal terreno attraverso le gambe e poi colpire la palla. Un'altra cosa importantissima è la salita, cioè come si deve salire per saltare dopo. Cioè tanti fanno questo, fanno quasi bene tutto, ma quando salgono cominciano a ruotare. Ok? Allora, come fa Roger? Quando sta salendo con il tronco, quando deve salire per colpire, cosa fa? Rimane con il tronco leggermente di fianco, o meglio detto, rimane con le anche di fianco. Guardate, perché lui rimane con lo sguardo sull'impatto con la palla che è leggermente in avanti e in alto, finché non ha finito quasi il movimento. In questo modo, questo fatto di salire di fianco ci aiuta a ribaltare meglio le spalle. Quindi se io devo salire ruotando le anche,
vado in rotazione con le spalle, ma se io devo salire spingendo con le gambe il tronco e le anche di fianco, ulteriormente le spalle cominceranno a ribaltare. In questo modo arrivo molto più in alto e creo molta più velocità. Oltre a questo anche la precisione. Altrettanto importante è quanto tempo deve rimanere il braccio non dominante, nel mio caso il braccio sinistro. Il braccio sinistro, il braccio non dominante, rimane in alto fino a quando non devo iniziare a salire. Quindi questo braccio non deve scendere prima di iniziare a salire, ma deve scendere quando inizio a salire. Guardate, il braccio sinistro scende e tutto il resto comincia a salire. Il gesto del servizio è un lancio di un oggetto, cioè assomiglia molto a un lancio di un oggetto. C'è questo, io devo fare questo, lanciare la palla, ok? Quindi questo è anche un esercizio per aiutarvi a fare meglio il servizio. Quindi il servizio è il gesto di lanciare l'oggetto che abbiamo in mano, quindi in questo caso è il servizio, è la racchetta. Da qua e lancio poi la racchetta. Il lancio dove va fatto? A sinistra, a destra, dietro, avanti? Qual è il lancio migliore? Il lancio migliore è per la prima palla, ore 12 in avanti, dipende dall'altezza che avete, quanto siete alti, molto più avanti se siete molto più alti, meno avanti se siete meno alti. Guardate un po', quindi il lancio ore 12 cosa significa? Che la palla deve arrivare a questa altezza. Guardate, quindi la palla deve arrivare a ore 12. Questo per la prima palla, il primo servizio, che deve essere molto più potente, quindi il lancio deve essere molto più avanti rispetto alla seconda palla, perché dobbiamo imprimere velocità alla palla con l'aiuto delle gambe, del tronco e del gesto fluido del lancio della racchetta, ma anche con il peso del corpo che va verso la palla. Invece il lancio per la seconda palla che vi consiglio è il lancio sempre ore 12, minimo ore 12, quindi qui ma non in avanti, e anche il lancio verso sinistra, quindi qui leggermente a sinistra, per poter giocare il kick. Ok, quindi per poter giocare il servizio in kick il lancio dovrebbe essere leggermente ore 12 sinistra, o se vuoi giocare una palla un kick molto più accentuato, devi fare il lancio molto più a sinistra, come in questo caso. Vi siete mai chiesto quando devo salire, quando si deve salire a seconda della palla? Allora, come punto di riferimento vi consiglio di cominciare a salire quando la palla sta nel punto morto, quindi non ha peso, quindi si è fermata, ok? Perché? Perché in questo modo riusciamo a dare velocità al servizio e a coordinarci meglio. Quindi come punto di riferimento è quello di cominciare a salire quando la palla si ferma su. Ok? Quindi non si impatta quando si ferma, ma si comincia a salire quando si ferma. Questo ovviamente se avete un lancio non esagerato, esageratamente alto. Visto che stiamo all'impatto con la palla, dobbiamo scendere, no? Siamo saliti nel momento giusto, dobbiamo scendere. Come scendiamo? Allora, il famoso l'atterraggio arabesque non è altro che
atterrare sulla gamba non dominante alzando dietro la gamba dominante. Questo perché? Perché in questo modo la gamba dominante che se ne va dietro ci aiuta a spingere, a tra virgolette sbilanciarci in avanti, quindi a trasferire meglio il peso del corpo sulla palla. Come avete visto prima siamo saliti con le anche più o meno di fianco, ma quando atterriamo con le anche tutto il corpo frontale. Faccio vedere. Sicuramente avete visto quando sono atterrato ho finito con la racchetta, ho finito il movimento con la racchetta indietro. Un altro errore che vedo in giro agli amatori del tennis è che si fermano con la racchetta qui, quindi è molto importante completare il movimento. In questo caso il movimento sarà quasi sempre fluido. Secondo me queste sono le chiavi importanti, i momenti chiavi del servizio, della biomeccanica del servizio, della tecnica del servizio. Vi ringrazio tanto per la vostra attenzione, spero che ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al nostro canale Metodo Easy Tennis Play e anche mettete un like al video. Grazie, a presto!